Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerti, andiamo a vedere cosa stai per manifestare, ma soprattutto andiamo a scoperchiare l'ombra che hai portato nelle relazioni affinché tu possa avere una relazione sana, integra e appagante. Sia che tu abbia una persona già in mente, nel cuore, una connessione, sia che non ci sia nessuno, vediamo cosa vai a manifestare, ok? Allora, partiamo, Vergine. Andiamo a vedere prima di tutto, come prima carta mettiamo qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni, l'ombra che hai portato, che porti nelle tue relazioni, così che la possiamo illuminare. Vediamo adesso cosa desideri davvero, cioè sotto sotto il tuo cuore cosa vuole. E magari, anche se magari non lo ammetti, no? Sotto sotto il tuo cuore cosa vuole? Poi vediamo qual è la lezione del Dio amore che ti sta portando, la lezione che stai apprendendo a livello d'amore, la lezione d'amore che la tua anima sta imparando ora, qual è? Poi vediamo cosa puoi fare tu concretamente adesso per creare l'amore autentico o per realizzare con la connessione che hai praticamente cosa devi fare. Vediamo. E poi vediamo come cambieranno le tue relazioni quando integri questa verità o la tua relazione. E questa ce la leggiamo dopo. Mettiamo qua. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Andiamo a vedere l'ombra che porti nelle relazioni così da poterla mettere in luce. Allora, la regina di spade, la troppa razionalità, il controllo. Allora, la tua ombra nella relazione è la regina di spade. Chi è la regina di spade? Colei che ama la verità, la lucidità, la logica, però è come se a livello di ombra tu alzassi spesso un muro di razionalità per proteggerti. Questa regina è tagliente, può diventare anche fredda, giudicante, no? E in amore cosa significa questo? Temere di lasciarsi andare. Perché? Per paura di essere delusi o di non avere più il controllo sulla relazione. Quindi può voler dire che valuti troppo, soppesi, analizzi ogni dettaglio e che cosa succede? Finché il cuore rimane lì, in sospeso, come se fosse incapace di tuffarsi. Quindi troppa analisi. Questa è l'ombra che porti nelle relazioni o stai portando in una connessione adesso e che ti chiedono di mettere in luce con quello che stai per manifestare, no? La nuova relazione o quello che deve arrivare, insomma, adesso lo andiamo a vedere. Andiamo a vedere però prima adesso cosa il tuo cuore vuole davvero, cioè cosa, sotto sotto, anche se magari non lo ammetti. Che cosa vuoi veramente? È chiaro. E il 6 di coppe, quell'amore puro che ti riporti ai giorni dell'innocenza, come i bambini, no? Quando fidarsi era naturale, no? E le emozioni scivolano limpide. Cioè tu veramente vuoi un legame che sappia di casa, di ricordi felici, di complicità semplice. Alcuni di voi sperano di ritrovare un amore del passato, oppure di incontrare qualcuno che ti faccia vibrare quella nota antica nel tuo cuore. Antica. È un sentimento di nostalgico ma bello, no? Di cui l'anima si nutre di questi sentimenti. Il tuo cuore si sta nutrendo di questa nota antica del cuore. È come se, però l'ombra è come se tu la volessi, non vuoi lasciarti andare. Cioè spesso magari fai anche fatica un po' a lasciarti andare alle emozioni, a piangere, questo mi sta arrivando, perché hai paura di questa cosa.
Però poi andiamo a vedere cosa si può fare, ok? Vediamo qual è la lezione dell'anima che ti sta arrivando adesso. Qual è? Imparare a stare nell'incertezza, senza controllo. La luna. Imparare ad accogliere il mistero, a non avere sempre tutte le risposte. La luna è la tua ombra, la tua parte femminea, l'eterno femmineo. Sono i sogni che confondono a volte, ma anche l'intuito che parla piano sotto la razionalità. Ok? Quello che ti sta portando questo momento a livello relazionale, l'amore per te, quello che ti sta portando è quello di insegnarti a navigare le acque sottili dell'inconscio, a lasciare che l'amore sia anche un salto nell'ignoto, perché quello è. Un incontro con le tue paure più nascoste affinché tu possa abbracciarle. Non trattenerti, non trattenerti. L'amore, la vita è mistero, no? La vita si costruisce in segreto, l'amore e la vita è la stessa cosa. Allora noi abbiamo tutti paura del mistero. Ecco perché interroghiamo anche i tarocchi, no? Per sapere cosa succede, ma i tarocchi non ti dicono niente scritto sulla pietra, cioè non ti dicono cosa succede, ti dicono cosa è meglio per te affinché possa succedere l'impossibile che la tua anima sta chiamando. Allora quanto tempo ci vuole? Poi quello è la tua disponibilità a darti alla bellezza del mistero. Cioè il tuo libero arbitrio qua sta nello scegliere se darti o meno queste emozioni. Più ti dai, più sciogli. Sciogli il karma, va bene? Per questa nota antica che c'è nel tuo cuore, che vuole questa cosa. È bellissima questa carta. Allora andiamo a vedere cosa puoi fare concretamente. Sia con la persona con la quale sei in connessione, magari ti arriva un'intuizione o relazione, o con la persona che sta arrivando, che stai manifestando, che ti porta a sperimentare quello che ti sto dicendo. Vediamo. Chiaro, parla. Asso di spade. Allora, il consiglio dei tarocchi è molto luminoso, è diretto, cioè ti invita alla chiarezza l'asso di spade. Ti dice parla, apriti, dichiara ciò che senti e ciò che temi. Dichiaralo, temilo, magari scrivimelo anche sotto. Vabbè, scrivimelo sotto. Cioè, che cos'è che temi? Cos'è che stai temendo? Cos'è che senti? L'asso di spade ti dice taglia via i dubbi malsani, no? Con la lama della verità, permetti alla comunicazione autentica di fluire. Questo è il tuo modo di guarire, cioè usare la parola come strumento di luce che fa ordine e allontana le ombre, no? Quindi la parola la devi usare prima di tutto abbracciando questa dolce tristezza, dolce malinconia, affidandoti alla dea dell'eterno femmineo. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Io ho fede in te, in questa sensazione, in questa nota antica. Io ho fede in te. Parlaci, parlaci con la dea, parlaci. E vedrai che ti illuminerà la notte. Va bene? Parla anche con una persona nel momento in cui c'è questa persona, ma soprattutto siccome la persona è lo specchio della divinità, lo specchio delle forze che ti arrivano, parlare con alla radice, con diciamo il capo di quella manifestazione è la cosa migliore da fare, in primis. Va bene? Ok. Come cambieranno le tue relazioni, la tua relazione facendo questa comunicazione in primis con la dea della nostalgia o questa dolce tristezza, questa dolcezza di questa nota antica, no? Come cambiano le tue relazioni facendo questo? Bellissimo, la temperanza. Allora, qua arriva la temperanza che ti porta all'armonia, la guarigione, un equilibrio nuovo, cioè le tue relazioni diventeranno più fluide, pacificate, perché stai pacificando gli eventi. La relazione che hai, che avrai facendo questo, è capace di mescolare emozioni e pensieri senza che uno domini sull'altro. E qua mi stai dicendo che puoi assolutamente vivere un amore che guarisce vecchie ferite,
che ti insegna la pazienza reciproca. Qua vivrai un legame che scorre come un'acqua pura tra due coppe, no? Che si riempiono e si svuotano con naturalezza, ci insegna la temperanza. Un amore puro, però parlaci, parla con queste emozioni qui e con la persona di interesse. Parlaci, prima di tutto con le emozioni, perché la persona che arriva, la persona che è nel cuore, chiunque, è lo specchio di questa emozione che devi vivere, allora arriva la persona o la presenza che te la vuol far sperimentare. Ok? Quindi qua mi sta dicendo, per riassumere, che la tua ombra è un cuore che si difende dietro il filo tagliente della mente, che teme l'abbandono al sentire. Teme l'abbandono al sentire, no? Abbandonarsi al sentire. Perché? Perché non c'è certezza. Allora se tu non hai certezza non ti abbandoni. Però cosa ti sta dicendo qua? Che in te vive un sogno tenerissimo, questo 6 di coppe, un ritorno a quel luogo interiore dove l'amore è gioco, fiducia, nostalgia luminosa. E la luna ora ti conduce attraverso un labirinto di emozioni, ti prende per mano e ti chiede di smarrirti un po', di lasciare che sia il cuore a orientarti, non solo la testa. Smarrisciti un po', smarrisciti un po'. Fatti guidare dal cuore e non dalla testa. L'asso di spade, qua la spada di luce, ti offre la sua forza. Usa la parola vera. Parla dei tuoi sogni e dei tuoi timori, perché solo così potrai creare legami autentici. E cosa succede? Che alla fine arriva la temperanza, l'unione miracolosa di ciò che eri e ciò che sei, del pensare e del sentire. Un amore che guarisce e riconcilia, proprio come acqua viva che scorre tra due mani intrecciate. Lasciati andare. Questa carta è bellissima, per alcuni di voi mi parla di riconciliazioni con il proprio passato, che non è solo una persona del passato, è riconciliazioni dagli spiriti perturbati del passato, attraverso il linguaggio dell'anima che ti parla e attraverso la tua parola con la quale comunichi all'anima. Molto commovente, molto poetica, questo è bellissimo, è bellissimo. Allora, siccome la temperanza sono proprio comunicazioni, no? Riconciliazioni, il cuore che si placa, il balsamo dell'anima, cosa ti dirà l'amore? Andiamo a vederlo con i miei potenti oracoli, lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Cosa ti dice questa persona o l'amore? Vediamo un po'. Sono uno stupido. C'è qualcuno che del tuo passato, per alcuni di voi, che con questa temperanza qui, il 6 di coppe, la luna, mi parla di passato, passato e di riconciliazione, si rende conto di essere uno stupido. Chi è uno stupido? È una persona che ha paura di mostrare le proprie emozioni. Quindi quando poi torna in contatto con la propria verità, dice sono uno stupido. Questa è la parola. Cos'altro? So di aver sbagliato, ho avuto paura. Allora qua mi dicono chiaramente, si delinea perfettamente la figura di un uomo o di una donna che è entrato in contatto con la risonanza del proprio cuore, sa di aver sbagliato per essersi comportato in un certo modo per paura di esprimere le vere emozioni, per paura di mostrarsi veramente. E dice sono uno stupido.
Questo è una riconciliazione per alcuni di voi, Una persona che vuole sentire addosso il tuo respiro, quella nota antica che solo il tuo respiro gli riporta alla memoria. C'è una persona che vuole sentire addosso il tuo respiro, una persona che sente tutto questo per te, questo stai per manifestare. Per alcuni di voi è un amore antico, la luna in sé di coppia, un amore antico con il quale avete già avuto una relazione nel passato e che in questa incarnazione tu lo incontri ed è una sorta di... è come se fosse tutto così semplice con questa persona, va bene? Perché dovete completare un ciclo, il ciclo del lasciarsi fluire alle emozioni grazie a quella confidenza che solo un amore antico può dare. Molto poetica questa stesa. Questo stai per manifestare. Che sia già che la conosci, o una persona nuova ma antica. L'unione miracolosa che si manifesterà per te è un'unione guaritrice, riconcilia degli aspetti di te, bellissimi. Wow, andiamo a vedere cosa ti dicono questi altri oracoli. Non ci posso credere. Questo è vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Ragazzi miei ragazzi, sto finendo questi segni zodiacali sull'amore, non so quante volte è uscito vero amore. Ma sai cosa significa questo, no? Significa che voi state sperimentando, iniziate a sperimentare l'amore vero perché lo iniziate a dare a voi stesse, a voi stessi, con compassione, integrando le emozioni. Abbiamo fatto in questi anni un lavoro straordinario, ma io vi faccio un applauso perché è bellissimo. Questo è l'amore della tua vita. Per alcuni di voi questa riconciliazione determina un amore importante che durerà a lungo. Per altri una persona, ti ho detto qua, la luna si di coppia parla di antico. Un amore che arriva da un passato remoto, che giunge per darti quella pace che hai saputo dare dentro al tuo cuore, allineandoti con le emozioni. Mamma mia, queste stese mi hanno fatto proprio riflettere. Cos'altro? Vale la pena di aspettare. Per alcuni di voi vale la pena di aspettare. Qua ci sarà tanto romanticismo. I tuoi sentimenti, i suoi, saranno veramente reali, lo toccherai con mano. Sai cosa mi viene da pensare con questa stesa? È proprio quando raggiungi la vetta e contempli la bellezza del creato. Brave, bravissime, bellissimo, veramente bellissima questa stesa, molto toccante, molto molto toccante. Vediamo cos'altro dicono questi altri oracoli. Tutto ciò che brilla. Latte e miele. Guarda, allora, è una stesa forse tra le più belle che ho fatto. Tutto ciò che brilla mi parla degli inganni, le paure, gli inganni, le maschere, no? Soprattutto la tua che hai messo per protezione, no? Latte e miele è una carta di alto godimento, sensuale, sessuale, passionale, alto godimento. Dall'idea proprio del latte e miele, del bambino, no? Quella cosa autentica che volevi. Pace, pace, temperanza, vai dritta, ti godi l'estasi. L'estasi che non è esaltazione, è proprio estasi, stato ampliato di coscienza.
Io sono felicissima di averti fatto questa lettura, salvatela magari così te la riascolti per vedere ancora quali sono le indicazioni, però è stupenda. Mi auguro di averti illuminato delle zone in ombra affinché tu possa realizzare il tuo capolavoro di vita in ogni ambito, in questo specifico a livello relazionale. Detto questo ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!